Ciao Run e Rospi e benvenuti a questo nuovo fantastico Draw My Childhood. Oggi vorrei parlarvi di una delle cose che ha segnato, sta segnando e segnerà l'infanzia di noi esseri umani nati senza l'ausilio del cromosoma Y. Di cose potrebbero essercene molte, direte voi, ma io vorrei parlarvi della più inaspettata, indesiderata e traumatica, l'avrete capito, ovvero di quella volta in cui arrivò il ciclo. Ricordo che da piccola, avrò avuto circa 10 anni, vidi un cartone alla TV dove la protagonista Sharon veniva ricoverata in ospedale per colpa di questa famigerata cosa, il ciclo. Quando il fratellino chiedeva di poterlo avere anche lui per saltare la scuola, gli veniva risposto: "Oh, sciocchino! Guarda che il ciclo viene solo alle femmine!" E grasse risate a chiudere l'episodio. Ricordo che quel giorno gli anziani della mia famiglia mi tramandarono l'antica legge del ciclo e io scoprii che ciò che era accaduto a Sharon prima o poi sarebbe toccato anche a me. A me, capite? Conseguentemente i miei primi pensieri furono: la natura è misogina, perché affibbiare solo al genere femminile una tortura simile? Io non volevo neanche esserla una femmina. Inoltre, calcolando tutto il tempo che mi resta per arrivare all'età a rischio, faccio in tempo a dire abbastanza preghiere perché io possa essere miracolosamente esonerata da questa piaga. Ovviamente le mie speranze furono vane. Tempo dopo, in un periodo imprecisato tra la seconda e la terza media, Madre Natura venne a bussare alla mia porta e proprio come chiunque altra venni a saperlo proprio mentre stavo meditando sulle grandi leggi che muovono l'universo e tutte quelle altre cose filosofiche comodamente seduta sulla tazza del water. Fu uno smacco, ma ci misi poco a riprendere le redini della situazione. Ok, o è quella roba, insomma, il ciclo, o qualche malattia terminale mi consumerà lentamente dall'interno. Ma dovendo scegliere a cosa credere, cavolo, spero proprio nella malattia terminale! Non volevo crederci e per 2 giorni ho anche fatto finta di nulla, ma alla fine la mia semplice sopravvivenza ha chiarito ogni dubbio riguardo all'origine del sangue ritrovato sul luogo del crimine. Quello sventurato giorno a quella sventurata ora. Era toccato anche a me. Ricordo che da allora iniziai a guardare con diffidenza tutte le mie compagne di classe, chiunque. Chissà se è toccato anche a loro. Chissà se come me stanno portando questo fardello e nascondendolo al resto del mondo. Ma questo era solo l'inizio di un lungo periodo di pressione psicologica che nel mio caso si componeva di vari fattori. Crampi. Beata chi non li ha, purtroppo io sin da piccolo ho dovuto sorbirmi dolori fortissimi, ostacolabili solo adottando particolari posizioni fisiche. C'è chi si deve sdraiare a pancia in giù, chi deve fluttuare a mezz'aria allineando il chakra. Probabilmente i monaci Shaolin avranno inventato una qualche posizione del drago agonizzante appositamente per scopi terapeutici. Io comunque stavo male sempre solo da seduta. Quindi per farmi 6 ore di scuola l'unica soluzione in grado di salvarmi era il mio fidato Moment. Fortunatamente su internet si possono trovare un sacco di rimedi naturali, solo che io ai tempi neanche sapevo cosa fosse internet. L'imprevedibilità. Soprattutto nel periodo in cui ancora rinnegavo il ciclo, non avrei mai potuto piegarmi al sistema e accettare anche di mettermi a contare i giorni per capire quando sarebbe tornato. Sarebbe stato esattamente come avere dei compiti di matematica aggiuntivi, quindi una sconfitta su tutti i fronti. In più, diciamoci la verità, a quei tempi ero molto più impegnata a far evolvere il mio Pikachu e rimpiango che allora non esistessero smartphone o comodissime applicazioni tipo Clue che oggi fanno tutto il lavoro per noi e permettono di tenere traccia del ciclo, inserire promemoria sulla nostra salute senza troppi sbattimenti. Il mio essere così sovversiva però mi aveva portato a vivere nel costante dubbio, tanto che a ogni minimo accenno di mal di pancia scattava nel mio cervello il piano di emergenza che mi imponeva di trovare al più presto un bagno per constatare l'imminente disastro, e la percentuale di falsi allarmi si attestava al 98%. Gli assorbenti. Un po' come se da un giorno all'altro qualcuno arrivasse a chiederci di diventare esperti di motori a 4 tempi, ecco che ogni giovane donna si ritrova a dover esplorare quel reparto del supermercato che fino ad allora per noi non era mai neanche esistito. Ma date retta a me, fatelo. Perdetevi in quella maledetta corsia finché non avrete imparato a memoria tutti i tipi e tutti i nomi di assorbenti. Non fate come me che, fidandomi degli acquisti di mia madre, mi ritrovavo sempre con qualche modello scomodo, troppo piccolo, troppo grande, troppo assorbente, troppo poco. Il risultato era soltanto che ogni mese mi ritrovavo a cambiare le lenzuola del letto almeno 2 volte. E vogliamo parlare delle cose che non puoi più fare? Ricordo ancora il trauma della prima volta che in piscina dovetti rifiutarmi di fare il bagno con gli altri, che con estrema delicatezza continuavano a chiedermi: ma perché non vieni a fare il bagno con noi? Per non parlare del fatto che io non fossi una grande fan delle sedute composte e in quei giorni non potevo assolutamente permettermi di stare sdraiata come una pantera al sole. Il mio terrore più grande era alzarmi da una sedia e trovare macchie a provare la mia inequivocabile colpevolezza, tanto che ogni volta che mi era possibile preferivo sedermi direttamente a terra. Insomma, il ciclo è un dramma un po' per tutte, soprattutto all'inizio. Ma voi giovani pulzelle che vi trovate ad affrontarlo per le prime volte, non abbiate paura. Con il tempo diventa parte della routine come qualunque altra cosa. E poi, come dice il detto, se non puoi batterlo, fatelo amico. Tanto arriverà per tutte il momento in cui il vero problema non sarà più avere il ciclo, ma non averlo.
Ciao Ranerospi, spero che il video vi sia piaciuto e vi chiedo di lasciare un commento qua sotto raccontandomi un aneddoto riguardo quella volta in cui il ciclo colpì anche voi. Io vorrei approfittare per ringraziare Clue, con cui ho collaborato per la realizzazione di questo video. Clue è un'app gratuita disponibile sugli store iOS e Android, che come ho detto permette di tracciare il ciclo e vedere i prossimi giorni in cui avrai le mestruazioni. Inoltre all'interno dell'app si possono inserire un sacco di altri dati riguardo il flusso, umori, dolore, che nel complesso aiutano ad avere una panoramica più precisa di quello che succede all'interno del nostro corpo. E sinceramente avrei voluto averla quando avevo 13 anni perché mi avrebbe risolto veramente un sacco di problemi. Ma se posso aggiungere una cosa io, che non Sì, c'entro ok, niente. vai. Aspetta, entro. Io la prima cosa che ho pensato guardando questa applicazione è che la consiglierei soprattutto ai ragazzi per monitorare la propria ragazza, perché ci sono un sacco di volte tu sei un po' indeciso, la guardi e dici è un po' strana, ma non sarà quel giorno della settimana, del mese, però hai paura a chiederlo. Consulti l'applicazione. E dice pure qual è il suo umore in quel momento. Quindi, cioè, è un'arma che può giocare a nostro favore. Me ne vado. Ciao. E niente, non dimenticate di lasciare un mi piacino se il video vi è piaciuto e io vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!